occuparsi di cose un po' più serie, di quello come ti sei occupato te, si sono limitati per anni e anni a contare i fenomeni Le nel luci cielo, notturne. Sì, 20 eh, luci notturne stanotte. Dunque, a fare queste statistiche, questa è l'ufologia, a questo li hanno ridotti, si sono ridotti per via di queste infiltrazioni, tu dici? questo tipo di ufologia aveva un senso 30 anni fa, perché 30 la anni gente fa? andava a vedere le luci notturne che passavano, andava su un monte e vedeva delle cose che si muovevano, non c'erano neanche tanti satelliti, allora, per cui che cos'era quella roba lì che si muoveva? E si facevano delle domande, allora il fenomeno esiste, io l'ho visto. E l'escalation delle ipotesi non è un aereo, non è un satellite, non è un elicottero, non è un meteorite, che cazzo sarà allora? Questa era Certo. l'escalation delle ipotesi. Benissimo, inventata da John Allen Hynek, che era Sì, il presidente del più importante mutual, il MUFON. centro ufologico americano, no? Nel MUFON, mi sembra, se non ricordo male. Se noi andiamo a vedere le ricerche del Centro Ufologico Nazionale, posto dove io ho cominciato a fare le ipnosi, andiamo a vedere le ricerche, le cerchiamo e non le troviamo. Cioè, negli ultimi 50 anni il Centro Ufologico Nazionale non ha pubblicato un lavoro scientifico di nessun tipo, non ha pubblicato neanche un lavoro di nessun tipo. Anzi, le persone che hanno tentato di pubblicare da qualche parte degli articoli in cui si diceva, anche in un modo un po' pseudoscientifico, ma comunque era meglio che niente, che c'erano stati degli avvistamenti, che avevano fatto delle scoperte, che avevano fatto delle fotografie, che dalle fotografie o dalle tracce si vedevano determinate cose. Questi sono stati costretti ad andarsene dal Centro Ufologico Nazionale, oppure sono stati cacciati, perché quella roba lì non si poteva dire. E questo succede tutt'oggi, proprio è una costante. È una costante. Ma Il oggi le Centro cose Ufologico sono un po' Nazionale, cambiate o siamo no, ancora sono peggiorate, assolutamente, peggiorati? perché mentre 30 anni fa c'era la possibilità di dire, beh, noi siamo all'inizio della nostra ricerca, quindi Sì. non vi aspettate grandi risultati perché ci stiamo mettendo le mani ora. Ora, dopo 30 anni, la gente ci ha messo le mani e che cosa ha ottenuto? Nulla. E quello che si scopre è che il vero interesse di alcuni soggetti del Centro Ufologico Nazionale è fare carriera nel mondo politico, sostanzialmente, o nel mondo militare, o avere delle facilitazioni, o nel mondo del giornalismo, o nel mondo della televisione, o scrivendo dei libri, ma nei quali non c'è scritto niente, e che sono una la copia dell'altri. Sì, È per vero, è poter, vero, ma questo è sotto gli occhi di tutti. Io è chiaro. mi prendo le responsabilità di quello che dico, ma la gente può Vabbè, ma andare a qualcheduno di controllare. buono è uscito di lì però, eh? Non c'è mai tutto il cattivo da una parte, c'è sempre qualcosa di buono, c'è Certo. sempre stato qualcosa di buono. Ma questo è normale. Certo. E io me ne sono andato proprio perché mh, quando io ho portato i risultati che io avevo ottenuto nell'ipnosi con quel povero ragazzo che si chiama Valerio Lonzi di Genova, Lo conosco e, io, eh? sì, e che ora, poverino, lui non parla di me in modo Sì, lo so. positivo, parla di me in modo estremamente negativo, ma devo dire che quando noi ci siamo lasciati diversi anni fa, ehm, eravamo d'accordo su tutto. Ma tanti anni fa io non avevo la consapevolezza e la coscienza che ho del fenomeno ufologico. Non ho risolto con Valerio Lonzi il problema. Valerio si è tenuto tutti gli alieni che c'aveva prima, se li è tenuti dentro. E quando Valerio parla Valerio o parla la memoria alienativa o il Lux che lui ha dentro, che se Mi, potesse il Lux mi ammazzerebbe a me. Ecco, di mi questo piacerebbe no. rincontrarlo. Io l'ho incontrato tanti anni fa, ma Mm. una quindicina d'anni fa mi sembra. Gli avevo fatto forse la mia prima intervista. E ovviamente tutti quei canali che odiano la mia persona, perché è normale,
è umano, hanno invitato lui e altre persone a parlare male di me, a parlare male dell'ipnosi che facevo, perché portava acqua al loro mulino. Ma sostanzialmente A Mistero andò. sì, c'ero anch'io quella trasmissione lì di In Mistero. quella lì Sì, c'eri sì. anche tu? Io l'ho intervistato una settimana dopo, perché avevo visto quella trasmissione lì. Sì, sì, Sono sì, passati c'ero tanti anch'io. anni, eh. Sì, sì, mi ricordo, mi ricordo. E comunque è andata così, è andata così. Ma invece tu il Ehm, caso Zanfretta l'hai mai certo, io Zanfretta l'ho conosciuto, ma non ci ho potuto mai mettere le mani sopra Ah, ecco. perché l'ufologo genovese aveva deciso che quello era il suo caso e non lo faceva avvicinare da nessuno perché era lui che lo voleva studiare ed era la parte egoica dell'umanità che di ufologo, il quale diceva io ho questo caso, fatemelo studiare a me e nel fare così, ufologo genovese che non aveva, ma perché era impossibile averla a quei tempi, la cultura di uno psicoanalista serio, ha distrutto la mente del povero Zanfretta, al quale gli sono venuti subito i capelli bianchi e poi si è destabilizzato mentalmente, per cui ha fatto delle cose che legalmente non erano estremamente corrette, perché a un certo punto gli è stato fatto palesare l'idea che con la sua esperienza lui avrebbe potuto farci dei soldi. E lui si è gettato in un percorso che non lo ha ripagato monetariamente. E io non ci potevo fare niente perché la mia inconsapevolezza, da una parte, era tale per dire, ma se voi siete quelli che avete capito tutto, studiatelo voi questo caso. La seconda cosa era che a me comunque non mi ci facevano neanche avvicinare a Zanfretta. Quindi ci trovavamo di fronte poi in un periodo storico in cui il segretario generale del Centro Ufologico Nazionale, quando era a un convegno e invitava Zanfretta, parlava bene di Zanfretta. Quando era all'estero e Zanfretta non c'era, magari in un convegno in Spagna, parlava malissimo di Zanfretta ed era la stessa persona che quindi teneva 4 piedi in 15 staffe. Tu da È un po' osservatore come esterno la... che Guardate opinione che ti sei fatto del caso Zanfretta? Che opinione c'hai tu? Zanfretta è un caso verissimo, cioè Zanfretta ha avuto fenomeni di adduzione aliena e sicuramente, siccome non ha risolto il suo problema, c'è lì tutto qua. Ma quello che non ha capito è che la chiave di lettura è che l'addotto non è un eletto, l'addotto è uno sfigato. Allora, la gente che ti fa credere che tu sei un eletto, che gli alieni vengono, che ti vogliono tanto bene, che tu sei un prescelto, che ti danno un dono da dare all'umanità, che ti danno un discorso da fare al Papa, che ti dicono te vincerai 3 premi Nobel, è piena la storia di questi fenomeni. Bene, lo prendono per il culo. E lui giustamente si fa pigliare per il culo perché? Perché Zanfretta ha una caratteristica fondamentale. Zanfretta ha la quinta elementare, ma questo non lo dico in modo dispregiativo, lo dico solo perché lui non ha quei prerequisiti, non è scafato abbastanza, non è furbo abbastanza, è una persona buona che si è fatto fregare. Si è Fatto fatto fregare. fregare dagli alieni Dagli alieni soprattutto. e dagli alienati su questo pianeta che in qualche modo hanno usato Zanfretta per fare loro carriera nel mondo ufologico. Sì, ma lui è ancora in contatto con loro, eh? Cioè, lo guidano ancora da qualche parte per questa piramide, per L'alieno, questo portale. l'alieno, l'alieno ti fa credere che Cristo è morto dal sonno. L'alieno, attraverso un processo psicoanalitico di dissonanza cognitiva, ti fa credere che tu servi a loro. Nella migliore delle ipotesi, sì, perché tu sei uno di noi, sì, perché attraverso i tuoi abduction, i tuoi rapimenti, noi stiamo studiando la razza umana e te ne saremo sempre grati perché tu ci hai dato la possibilità di diventare più bravi, più belli, più buoni. E l'addotto da mucca da mungere si gonfia l'ego e diventa qualcuno che
proprio perché nella società di oggi è stato cagato zero anche dal gruppo dei suoi più intimi amici, lui sviluppa quella che è la sindrome di Stoccolma, cioè vado col mio carnefice, almeno lui mi picchia, perché gli altri non mi si filano nemmeno. E questo credo che sia un po' la spettrografia di Zanfretta. La sindrome del prescelto. Certo. È una cosa pericolosissima, è una cosa veramente... Perché poi non riesci a farli più ragionare, non riesci più a farli ragionare. Io ne ho intervistati diversi così. Il Comunque, problema, sì, quindi, però fra questi c'è uno che sembra, gli ha fatto un'ipnosi tuo amico, Pino Gimondo. sì, io Che non no- so chi sia. non sai chi sia, chi Pino o il ragazzo. Chi è Pino Gimondo? Magari Era lo seduto... conosco. Ma come era Eh. seduto con te l'altro giorno, l'altra sera al Ah, ristorante? sì, sì, scusa, ma io sai che i nomi Anche non io me che li non mi sono un ricordo. cretino. Sì, io vedo le facce, siccome è la prima volta che io conoscevo questo signore. Certo, certo. Va bene, questo Sì, sì, signore l'ha messo in ipnosi 2 volte. Ora, dopo tutto quello che hai detto sull'ipnosi, ora parlare di gente che sì, ti fa l'ipnosi non so neanche bene come sì, proportelo questo argomento. sì, Però, insomma, l'ha messo in 2 volte in ipnosi questo ragazzo. Questo è stato messo in sì, ipnosi diverse volte da sì, altri. sì, Ed è uscito fuori che lui sembra veramente essere guidato da entità benefiche. Ora, apriti cielo. sì, Io sì, sì. che non No, hanno no, ma nessun, per carità. che non hanno nessun Ma interesse parassitario né predatorio né nei confronti suoi né dell'umanità. certo. Come, come la vedi te, La Corrado? vedo Io vorrei... male. La È vedo possibile? male, la È vedo no, possibile? no, no, non è possibile, ma per motivi banali, per motivi banali. Nel nostro universo, lo so che dirò una cosa che ai cattolici gli dispiace, nel nostro universo, che è poi l'unico universo che esiste, nel nostro universo nessuno fa niente per un altro, tutti fanno solo per se stessi. Questo è difficile da accettare, no? Come? Ma io, la vecchietta che attraversa la strada, poverina, l'aiuto ad attraversare la strada, no? Perché così dopo vado in paradiso. Ah, allora lo fai perché vai in paradiso, cioè lo stai facendo per te. No, ma perché mi dispiace vedere questa vecchietta, ci soffro a vedere la vecchietta che non è capace di attraversare la strada. Ecco, ci soffri. Allora aiuti la vecchietta perché non vuoi soffrire. Come te la rigiri, ma te stai facendo tutto solamente per te stesso. Quindi la totalità degli ipnologi del pianeta fanno le ipnosi solo per capire quella parte di se stessi che non hanno capito e utilizzano l'altro come inconsapevolmente facevo io per capire una parte di me che io non avevo capito. Ed è per questo che una volta che l'ho capito, quelle ipnosi non le faccio più, perché mi sono reso conto che io in realtà non stavo aiutando la gente a uscire dal problema, anche se ci mettevo tutta la fisica quantistica, tutta l'ipnologia che conoscevo, tutta la psicanalisi che mi ero studiato, ma quello che mi interessava inconsapevolmente era parlare con me stesso. E siccome io non ero capace di parlare con una parte di me, parlavo con quella parte di me che trovavo nell'altro. Ma sono Questo, d'accordo sono perfettamente d'accordo. però Sì, se anche io questa sto cosa, facendo tutto questo perché voglio capire cose su di me, sulla mia vita. È vero, è vero, è vero questo. Bisogna quando, essere qua, onesti su questo. quando te capisci questo, quello che stai facendo non lo fai più. Lo ridico in un altro modo. L'ipnosi la puoi fare solo se te sei un cristallo, cioè se dentro di te sei pulito, non hai macchie nere di nessun tipo. Perché? Perché nell'istante in cui c'è l'ipnosi si crea un entanglement forte tra colui Mhm. che è sotto l'ipnosi e tu, un intreccio di coscienze che si può dimostrare. Io vi posso raccontare che io vivevo le esperienze dell'addotto e l'addotto sapeva esattamente quando io attraversavo la strada anche a 300 km di distanza, perché ci eravamo contattati con l'ipnosi e ancora oggi sono convinto che quel tipo di contatto sussiste ed è indelebile. Allora, questo cosa vuol dire? Che lui mi dava le sue informazioni ed io venivo considerato come un oggetto transizionale, cioè
è come quando tu vai dallo psicanalista. Lo psicanalista non fa niente, ti prende solo i soldi, ti fa parlare e tu mentre parli senti il suono della tua voce e guarisci da solo. Funziona così. Allora, l'oggetto transizionale è questo. In realtà lo scambio di informazioni è duplice, cioè anche io butto dentro il calderone della comunicazione il mio essere. Tutto quello che io sono, l'altro lo sente, lo sa, lo percepisce e lo diviene in quell'istante. Perché il rapporto di entanglement è quando tu e l'altro diventate entropicamente una cosa sola. A questo punto, se io sono un assassino seriale e ho dentro di me l'idea che bisogna ammazzare 3 negretti al giorno per vivere felici, trasmetto questa informazione all'altro ed faccio una cosa che non va fatta. Perché l'altro potrebbe essere in grado di capire, ma potrebbe essere anche non in grado di avere coscienza di quello che gli viene buttato addosso. Allora, l'unica possibilità che noi abbiamo, che io ho, è sentirmi sicuramente non un essere perfetto in questo mondo. Non posso più in quell'istante usare l'ipnosi perché inquinerei la mente dell'altro che potrebbe in qualche modo non saper gestire tale informazione. Questo è lo stesso problema che succede nella capanna sudatoria quando lo stregone della capanna ti prende e ti dice: ora te non ti sai guarire, ti guarisco io. Dopodiché, siccome la malattia è un'esperienza, te l'esperienza non la vuoi fare, io ti tolgo l'esperienza della malattia, la prendo su di me, io poi vado una settimana della capanna sudatoria, sto malissimo perché io capisco come si fa a guarire e guarisco. L'altro sostanzialmente l'ho guarito perché l'informazione della malattia che lui non voleva capire l'ha buttata addosso a me e io ho dovuto fare il sacrificio per lui. Guardate che quello che succede è che il povero Peones si riammala di un'altra malattia 3 giorni dopo, perché lui il percorso di acquisizione di consapevolezza non l'ha fatto. E quell'altro passa tutta la vita a risolvere i problemi degli altri. Non ha nessun senso. In questo contesto io, comprendendo o credendo di comprendere questo, non potevo più fare le ipnosi, perché fare le ipnosi voleva dire fare il santone della capanna sudatoria, che poi i capelli bianchi mi sono venuti sulle ipnosi a me, perché poi vado a letto. Ti penti di aver fatto l'ipnosi? Sei pentito? No, assolutamente, è stata una cosa meravigliosa, cioè un percorso di acquisizione di consapevolezza che io ho avuto la fortuna di fare, perché questa è una cosa che va detta agli studenti, l'ho detta anche a Roma la settimana scorsa al convegno sulla scuola, no? I docenti devono capire una cosa fondamentale, che il momento più bello è quello in cui i ragazzi soffrono perché hanno imparato da un errore. Quello è il momento più bello, perché te hai fatto un errore e hai imparato. Se te non fai mai nessun errore, mi ricordo quando l'hai detto e credo che sia veramente così, perché questo poi si ricollega anche a un certo tipo di discorso che volevo fare, ma sì. Sì. Che è vero, che è così, che noi impariamo attraverso l'errore. Molti oggi vogliono negare questa cosa qua perché dicono sono gli arconti che ci fanno fare gli errori, tutta colpa sempre solo degli arconti, noi siamo sotto il dominio degli arconti, ci capitano le sfortune perché maledetti loro ce l'hanno mandato. Bene, l'idea fondamentale è che la gente non capisce che innanzitutto è il momento in cui ognuno di noi si deve prendere su se stesso le responsabilità della propria vita. No? È inutile che noi si dica sono i demoni, sono gli angeli che hanno voluto questo. No, siamo noi che abbiamo creato tutto questo e che abbiamo creato anche demoni e angeli proprio come aspetto esterno alla nostra realtà, perché noi potessimo incontrarli, i demoni e gli angeli, e capire che loro sono le figure di secondo piano, perché noi siamo noi quelli più importanti.
loro agiscono per quale ragione, diciamo, contro di noi? Qual è la vera ragione per cui fanno Allora, questo? sì, in realtà il Ci mettono alla contro. prova? Ci testano? No, 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 O no. sono pazzi? No, il contro non Eh, esiste. Il contro esisterebbe nella dualità. Non c'è uno cattivo. Nel mondo non esiste neanche Satana è cattivo. Satana fa quello che secondo lui è la cosa migliore per sé. Quindi non è cattivo. È oculato col suo punto di vista nel fare le cose. In realtà tutti coloro che sono a un piano di consapevolezza differente non vuol dire superiore all'uomo, vuol dire differente. Superiore e inferiore è un concetto duale. Non c'è uno meglio di un altro, c'è una differenza di consapevolezza. Io posso saper fare 50 cose, tu puoi saper fare altre 50 cose, che insieme fanno la totalità del mondo. Chi è più consapevole dell'altro? Nessuno dei due. La consapevolezza è differente, si è sviluppata in due campi diversi. Allora, da questo punto di vista, l'alieno, il demone, i diavoli, gli arconti, l'uomo primo, gli angeli del piano di sopra, hanno un problema in comune, hanno paura di vivere. E la paura di vivere li porta a rifiutare la vita. Ma siccome la vita è una cosa importante perché si fa l'esperienza della vita, allora loro cercano di prendere la tua esperienza in qualche modo per poter dire anch'io ho fatto l'esperienza. In realtà l'esperienza raccontata non è un'esperienza, l'esperienza va fatta, va subita. E quando uno capisce questo, capisce che noi siamo venuti qui, su questo pianeta, su questo piano dell'esistenza, perché abbiamo in qualche modo accettato, in qualche modo, anche ho torto collo, ma abbiamo accettato di venire qui per fare questo che è l'ultimo step, la comprensione della totale dualità, della separazione, dello strappo tra pieno vuoto maschile e femminile, oggi che è tanto di moda, per comprendere l'uomo destro e l'uomo sinistro, per comprendere che noi in realtà siamo una cosa sola e siamo unificati. Il giochino è quello del prendere una cosa che tu vuoi studiare, qualsiasi essa sia, la coscienza, l'universo, dividerlo in tutti i suoi pezzi, guardarli uno per uno e poi rimettere insieme il tutto, il giochino. In quell'istante, questo è come il triade color test che faccio io, cioè staccare le sfere della coscienza, vederle, parlarci e rimetterle insieme. Sapere che la coscienza è fatta di 3 cose fondamentali, se no uno non se ne rende conto. Tutto lì. Quindi l'alieno che cosa fa? Ha paura di venire a vivere l'esperienza della vita, perché nell'esperienza della vita si soffre. Perché? Perché la sofferenza è il momento in cui te impari le cose. Certo, non è obbligatorio soffrire, ma ti posso assicurare che dal mio punto di vista, la mia esperienza è, io ho imparato nella vita quando ho sofferto. Quando non ho sofferto, ho imparato poco. Io sono uno che ha sofferto tanto, perché ha imparato tanto. Perché l'ho scelto io di farlo. Non è che mi sono dato le martellate sulle palle da solo, così per bellezza. L'ho deciso io scientemente. Io voglio fare il percorso più difficile. Lo voglio fare una volta sola, perché come dici te, quando vado dall'altra parte, che poi è sempre qua, non voglio passare attraverso il tunnel di luce. Io me ne voglio fottere. Io voglio fare tutto un altro percorso. Riciclato. No, ora basta. E quindi qui si rientra nel discorso dell'ipnosi ancora una volta, perché attraverso anche l'ipnosi te puoi vedere quello che ti succede quando questa cosa accade. Sì, vorrei anche fare 2 parole sul tunnel di luce, quella roba lì, però volevo diciamo, completare questo discorso qua, sulla funzione di queste entità, partendo da quello che viene scritto in un testo gnostico molto interessante, che è quello di Filippo, che lui era uno che ci dava secco, non era uno che andava per le leggere, ma a un certo punto dice, gli arconti pensavano che quanto facevano fosse dovuto alla loro potenza e alla loro volontà.
ma era lo spirito che, per mezzo loro, operava segretamente ogni cosa secondo il suo desiderio. Questo può voler dire che loro obbediscono a noi, cioè alla coscienza che siamo noi che abbiamo creato tutto questo e che fanno ciò che ci è necessario, come scriva qualcuno prima nei commenti e come comunque si ritiene comunemente, che è utile, è funzionale alla nostra liberazione, alla nostra evoluzione e liberazione. Ahimè, sì, questo è funzionale alla nostra, tra virgolette, liberazione, che vuol dire liberazione da cosa? Dalla incapacità di capire chi siamo, cioè dall'ignoranza. La liberazione vera è questa, noi ci dobbiamo liberare Ok. dall'ignoranza. Allora sì, noi abbiamo creato gli esseri che ci hanno diviso, che ci hanno confuso le menti, che hanno confuso i linguaggi. Noi li abbiamo creati. Perché la coscienza, che siamo sempre noi, una volta che abbiamo creato un coltello, abbiamo chiesto al coltello, per favore mi tagli così io so che cosa ho creato, cioè mi sottopongo alla mia creazione. Questo è il punto più alto, secondo me, della coscienza. Sottoporsi alla propria creazione, subire la propria creazione per comprenderne gli intimi aspetti. E noi ci siamo sottoposti a quelli che nella Pistissofia vengono chiamati arconti, che sono i falsi dei, come viene detto, che hanno usato il corpo umano come trappola per anime. Viene detto questo. E noi, loro nel mito, il mito ha una valenza potentissima, il mito è molto più vero, molto più forte della storia, perché il mito è carico di archetipi, di simboli. Il mito è l'immagine dell'universo. In un mito c'è il passato, il presente e il futuro contemporaneamente. Il mito non è né di destra né di sinistra, quindi ha una validità eterna. Nel mito il potere, quando si impadronisce del mito, te lo vuole spiegare a te. Te sei un povero ignorante, io che sono un massone di 33° livello, io che sono il grande sacerdote papa della religione caldeitale, ti spiego che cosa voleva dire quel mito, perché te sei ignorante, e ti danno la loro spiegazione che conviene a loro per non farti capire che nel mito la storia è completamente diversa. Nel mito c'è la storia dell'uomo, l'uomo come creatore dell'universo, e l'uomo ha permesso a quelli che sono oggi i suoi aguzzini di esercitare la professione di aguzzino, perché noi ci siamo sottoposti alla nostra creazione. L'aguzzino, cioè la nostra creazione, quando noi gli abbiamo dato il potere in mano, ha pensato di fare una cosa che si chiama peccato originale, cioè ha detto: mi fanno dividere la coscienza? Certo, sì, cara coscienza, ti divido io, volentieri, tu, ma sai che ora che ti ho diviso non sarai mai più unificata. Perché? Perché nell'istante in cui tu ti dovessi riunire, io non ti servo più e io perderò coscienza di me. Questo è quello che succede. È umano. Se si può dire così, è umano questo. Ma il programma, noi abbiamo fatto l'universo in un modo tale per cui la coscienza alla fine vince sempre. Finisce il percorso di acquisizione di consapevolezza. Noi comprendiamo che siamo anche noi gli arconti. Noi siamo il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Noi siamo la parte di noi che conosciamo, che crediamo sia la parte bella, e siamo anche la parte di noi che non conosciamo, che crediamo erroneamente sia la parte brutta, dove bello e brutto crediamo che esistano solo perché non abbiamo capito che il bello e il brutto sono una cosa unica, una coscienza e una consapevolezza unica. La coscienza è tutto. Una delle falle più grandi della Chiesa cattolica è credere che Dio sia buono, e nella dimostrazione
dei padri della Chiesa dell'esistenza di Dio, perché si dice che la dimostrazione è ontologica? Perché nella dimostrazione di partenza, nelle condizioni di partenza, si dice già che Dio è buono. Quindi, come dire, quando arriverò alla fine avrò dimostrato che Dio è buono, ma già l'avevo messo nelle condizioni di partenza. Allora, se Dio è tutto, non può essere buono. Dio è tutto. Quindi può essere uno stronzo gigantesco oppure la cosa più buona del mondo, dove buono e cattivo però è qualcosa che gli diamo noi proprio per la nostra ignoranza, perché noi crediamo che l'universo sia duale. L'universo non è duale e quindi la coscienza è buona e cattiva insieme. La coscienza non ha morale. Questo è un altro concetto che a molti gli darà fastidio. Come? Non si devono aiutare gli altri? No! Tu devi aiutare solo te stesso, perché l'unico modo di aiutare gli altri, che sei te, è aiutare te stesso. Se aiuti gli altri non gli permetti di fare il loro percorso di acquisizione di consapevolezza. Tu fai il tuo percorso, l'altro farà il suo e poi ci troveremo tutti quanti a casa, insieme. Questa è la realtà dei fatti. A me tutto questo mi sembra di una chiarezza unica, ma capisco che qualcun altro che è stato allevato alla cultura della scuola, alla cultura del fascismo, che era la scuola che in Italia c'era, alla cultura del potere, alla cultura del denaro, alla cultura della Chiesa Cattolica, perché qui abbiamo il Vaticano in Italia, purtroppo. È chiaro che se te gli vai a fare uno di questi discorsi e lui ti dice: ma come? Io credevo che bisognava essere buoni perché se eri buono saresti stato premiato e saresti andato in paradiso. No, questa è una cosa che si fa anche agli esami, no? E mi ricordo ero in commissione con una professoressa che diceva: quello studente non sa nulla, va punito, quell'altro ha imparato qualcosa, va premiato. No, lo studente non va né punito né premiato, gli va dato un voto che va da 0 a 30 secondo una scala che non è una scala duale, né di destra né di sinistra. Uno studente che ha preso 30 non è bravo, uno studente che ha preso 30 è uno che ha capito. Uno studente che ha preso 3 non è cattivo, è uno che ancora dovrà impegnarsi per comprendere. James Hillman nel suo libro Il codice dell'anima, nel primo capitolo fa un elenco di persone che hanno avuto grandissimo successo nel mondo e che a scuola erano delle ciofeche bestiali. Questo dimostra una cosa fondamentale, che il professore quando premia lo studente sta inconsapevolmente premiando la copia di se stesso e quindi gli studenti bravi non saranno mai dei rivoluzionari nel mondo. Io ho tremenda paura degli studenti che hanno alti voti e a me interessano molto di più gli studenti che hanno voti bassi. È vero. Io te l'ho già fatta anche l'altra volta questa domanda, vorrei riuscire ad avere, perché io ci ragiono molto su questa cosa qui, riuscire a conciliare la tua visione, chiamiamola proprio la tua visione, che l'hai concepita tu, l'hai data tu al mondo, questo che l'abbiamo creato tutto noi, no? Che è tutto un parto della nostra cultura. E la visione gnostica che dice che il Demiurgo si è preso il diritto di creare questo e imprigionarci all'interno. Ci sono versioni di questo ancora ancora più dure, ancora più cupe. Si riescono a conciliare comunque la tua visione con la gnostica? Assolutamente sì. Certo, chi comanda non vuole che noi si capisca, perché chi comanda sa perfettamente che nell'istante in cui noi si comprende, torniamo a essere una coscienza integrata, per loro non c'è più trippa per gatti. È finita. E in realtà devo dire non è proprio così, perché in questo universo la morte non esiste. Quindi c'è spazio anche per tutti quelli che noi oggi consideriamo gli stronzi del sistema, no? C'è spazio anche per Netanyahu, che nonostante abbia ammazzato centinaia di migliaia di esseri umani, si reincarnerà miliardi di volte
per capire, no per scontare, che non ha senso, ma per capire le stronzate che ha fatto. Come Hitler, peraltro, ma nel frattempo noi dobbiamo andare avanti. E perché? Perché quando la New Age dice andiamo di là, non è che si va di là non c'è solo il di qua, però sarà un di qua che sarà più armonico. In quel contesto noi possiamo diventare una coscienza integrata solo e solamente quando tutti nell'universo, tutti gli esseri viventi con coscienza avranno finito di fare il loro percorso. Quindi io posso dire, io posso andare avanti, ma Un all'ultimo attimo, step finirà quando tutti avranno terminato? è certamente. Non è che vado prima io dall'altra parte e aspetto gli altri. Dunque, tu Dall'altra parte tu, Corrado, quando lascerai il corpo, cosa hai programmato di fare? Qual è il tuo programma, la tua strategia? non c'è nessuna strategia, perché Cosa ti immagini? no, se mi immagino qualcosa lo creo e potrebbe essere estremamente pericoloso e dannoso. Allora il problema è, siccome non esiste lo spazio-tempo e in realtà tutti noi, tutte le nostre coscienze, anche se uno crede di vedere la linea del tempo, questa non esiste, perché è il nostro cervello che è un lettore di ologrammi, che legge il tempo in modo olografico. Quindi il tempo non esiste, tutti moriamo nello stesso istante. Quindi io in realtà non devo aspettare nessuno, perché dall'altra parte il tempo ha un significato differente. Beh, capisci che è ben complesso da capire come questo, no? Sì, ma la fisica quantistica ha proprio questa caratteristica. Devi cambiare paradigma di visione delle cose. Devi comprendere che il tempo non esiste. Come si fa a comprendere che il tempo non esiste? Devi fare l'esperienza della unificazione tra anima, mente e spirito. Tornare a essere coscienza, almeno per un secondo. Sai, la gente, no, che ha vissuto i momenti di buddhità, io ne ho conosciuti diversi di queste persone, perché quando facevo l'ipnosi, questi venivano da me e mi chiedevano di essere messi in ipnosi per poter tornare a quel livello di consapevolezza, di pace, Ah, di ah. tranquillità che avevano per un miliardesimo di secondo avuto. E io mi sono sempre trovato di fronte a tutte le persone che avevano avuto questo momento di buddhità, che passavano il resto della loro vita nel peggiore dei modi, perché non riuscendo a riprodurre quel momento, erano sostanzialmente in questa realtà virtuale dei disadattati potentissimi. E io gli spiegavo a loro, sempre secondo me, che loro avevano avuto questo momento di buddhità proprio perché loro erano le persone che non avrebbero mai creduto a quella situazione, a quello stato, a quell'essere. E allora la coscienza gli ha detto: ora ti faccio vedere come starai, però ti rimetto nella merda perché te lo devi guadagnare, con la consapevolezza, con la coscienza, col lavoro interiore, tutto questo. E la maggior parte di quelli che io ho conosciuto che avevano fatto questo percorso erano disperati, perché una volta che si è capito chi siamo, qui non ci vuoi più tornare. Ci sono persone che considerano che l'anima sia la prigione dello spirito, creata appositamente dal demiurgo per incastrarci qua. Cosa pensi di Esatto. più? Penso che questo sia un discorso alieno. Ne ho avuto sentore già 20 anni fa, quando lavoravo al problema delle adduzioni aliene e quando era venuto fuori il discorso